Bentornati, sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e questo è il quinto episodio dell'Anima Oscura. Ci avventureremo nelle profondità, nelle fogne del Borgo dei Non Morti e incontreremo un drago sopravvissuto. E non solo, lo vedremo insieme. Phalanx. Il demone capra che abbiamo sconfitto nella puntata scorsa è un avversario molto pericoloso, per lo più per i cani randaggi che si porta dietro. Questi possono stordire i personaggi che hanno poco equilibrio e lasciarli indifesi dinanzi agli attacchi mortali del demone. Noi eravamo ben preparati per quel boss. Avevamo l'armatura del cavaliere, che ha un ottimo equilibrio, e l'anello del lupo. Quindi riuscivamo a resistere a queste piccole trappole. È tuttavia un avversario fattibile. Ah, Lautrec non c'è più. Ah, chissà dove è andato. Qui invece Anastasia è la guardiana del fuoco e non può parlare. Le guardiane del fuoco sono entità che donano tutto per mantenere viva la fiamma del falò. E quando ne incontreremo un'altra, vi parlerò di loro. Come potete osservare, il falò è alimentato dalle ossa dei non morti. E a proposito di osservare, potremmo prendere i binocoli che stanno su un promontorio delle catacombe. Ci sarà sicuramente di aiuto per esplorare i panorami. Quello che stavo dicendo prima è che il demone capra può essere sconfitto piuttosto facilmente anche con personaggi completamente leggeri. Bisogna solo stare attenti ai piccoli minion, appunto i randagi, che si porta dietro. Le catacombe invece, l'area molto vicino al santuario, come potete osservare, è una delle aree più pericolose e inquietanti per i neogiocatori, perché si ritrovano a combattere contro questi scheletri. Oh, che tempismo erroneo! Ehi! Ah! Come mai non mi ha fatto la risposta? Colpa delle tombe, mi hanno bloccato l'animazione probabilmente. Glu glu glu. Perché si convincono di poter sconfiggere gli scheletri in questo modo, mentre purtroppo non è così semplice. Ah, come potete vedere è molto pericoloso avventurarsi in quest'area. Ehi, pensavo di averlo perforato. Olè. Ah, ci stordisce. Ok. E ora il bestione. Ok. Di solito si passa oltre, si schivano queste creature così pericolose, ma è ben più divertente trovare ogni volta una sfida. Ecco i nostri binocoli. Senza contare che portarseli fino a qui, sul promontorio, salvo ossa del ritorno, rende la cosa molto molto pericolosa. Gli scheletri possono essere sconfitti in questo modo solo in superficie, ed è questo che inganna i giocatori. Sotto le catacombe i necromanti li rigenerano e diventano invincibili. Quindi o si sa il metodo per neutralizzare queste rigenerazioni, e sono due, ma li vedremo al momento giusto, oppure la paura e il panico portano alla morte dell'avventuriero sventurato che si inoltra sottoterra nel catacombe. Ok? Pronti? Ah,
Dunque, abbiamo ottenuto l'anello di Havel, quindi in realtà non ho intenzione di abusarne. Non rendiamoci la vita troppo semplice e godiamoci un personaggio dal peso leggero. L'armatura del cavaliere in mid-roll è un equipaggiamento eccezionale, molto molto notevole, devo dire la verità, ma invece possiamo appunto utilizzare quella dei ladri, che ho detto non a caso essere niente male davvero. Ah, ma dai, quindi il suo peso ci frega, eppure... Beh, quanto... Ok, abbandoniamo l'idea allora. Niente pezzi del cavaliere. Resteremo così leggeri. È sempre un piacere. Questo perché mi fa schifo l'idea di stare solo con l'elmo del cavaliere. Non per poi effettiva efficienza dell'uno o dell'altro. Un'armatura leggera è chiaramente meno difensiva di una pesante. Però, dai, insomma, a modo suo questo può anche farsi chiamare Fashion Souls. Eccoci qua. C'era un leggero dislivello con le anime dell'episodio precedente, così come la mancanza dello status umano, ed il motivo è stata una mia svista e sfortuna tecnica. Registro e provo a visualizzare alcuni secondi di gameplay prima di cominciare l'episodio, a causa di alcune brutte esperienze avute in passato con l'encoding delle schede di acquisizione. Ma stavolta, decidendo di utilizzare comunque Phalanx anche per il test, mi sono spinto troppo oltre e mentre testavo il file al PC con la console accesa, devo essere entrato nel raggio di rianimazione di uno scheletro che 4-4 lo ha massacrato mentre ero altrove. Mea colpa. Qui incontreremo Laurentius. Yes, you. Here, over here. Please, you must help me. Come ci è finito lì? Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, of the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Ah. Cannibali? Mostri? Oh, hello there. I'm fine. Bene, un altro personaggio incastrato, in una botte poi. Ed ecco alle spalle chi lo ha intrappolato. Non viene stordito neanche da questo. Ai! Invece noi sì. Invece noi sì. Questa è tutta questione, per l'appunto, di equilibrio e stamina. Laurentius ci permetterà, probabilmente tra 2 episodi, direi, di discutere di lore e di cose non poco interessanti. Ai ai ai! Ci ha preso la sprovvista quel vantaggio. E dai, su, fallo sto errore, bravo. Nulla li sbilancia, pazzesco. Sono tosti, ah! Immaginate l'astordimento come una barra invisibile. Più colpi si danno, più questa barra si riempie e a seconda del peso del colpo, a un certo punto l'equilibrio si esaurisce e crea quell'effetto di stordimento. Tizzone grande.
Qui c'è una scorciatoia segreta, porta molto in fondo alle fogne, ma appunto non si utilizzano scorciatoie stavolta, quindi sto sbagliando. Il tizzone grande permette un potenziamento superiore al +5 su armi e armature, ma non ci interessa per la Claymore. A lei dobbiamo assegnare un elemento. E questa è la mia intenzione. Il tizzone grande ci servirà per la nostra arma definitiva, ma quella sarà più ostica da trovare. Vi rivelerò presto di cosa si tratta. Laurentius è un piromante, e della piromanzia che è chiaramente legata alla strega di Isalith e al suo tentativo di ricreare la prima fiamma. Ci sarà sicuramente di cui discutere. Sul soffitto di questo corridoio fornario ci sono questi slime molto molto pericolosi se non si sa e non si cammina con prudenza. Molto molto resistenti agli attacchi fisici, sono devastati dalla magia. Ok. Questo falò sembra poter essere raggiunto solo dalla chiave universale, ma chiaramente non è così. Questa porta si può anche aprire con la chiave del fondo, che si trova proprio qui, poco più in là. Appunto, modi diversi di fare la stessa cosa. Armonizziamo la magia e ci mettiamo finalmente la guarigione che abbiamo acquistato. Ah, senza dimenticare di diventare umani. Anche qui ci sono ancora glitchers, però molti di meno e francamente non mi interessa più. Ah, vedete? Abbiamo trovato un alleato. Ma perché no? Dovremo però salutarlo più in là, perché voglio mostrarvi per l'appunto il gioco con più NPC possibili. Nel frattempo possiamo equipaggiare insieme allo scudo il talismano, così da poter utilizzare l'incantesimo di guarigione, vedete? Eccoci. Un saluto al nostro compagno. E via. Chunk. Ecco, la scorciatoia portava lì, nella tana di quel ratto gigante. Wow, è equipaggiato molto bene, molto bene. Se ci rende la vita troppo facile, lo esilieremo dal nostro mondo. Perché Dark Souls è paura. È avventura. Ok, Saki. Nessuno di questi ratti ci ha droppato umanità? Ah, per favore, un po' di fortuna. Ok. Sa che dovrò cadere in una trappola per mostrare la completezza dei sotterranei. Quindi evitiamo di fare il percorso ottimale. Anche se potremmo effettivamente prima eliminare il pericoloso arcanista che, indovinate un po', cecchina a distanza mentre si affronta il boss di questa mappa. Ok. Ucciso il ratto gigante che è pericoloso per lo più per la sua possanza nello stordire più che nella sua resistenza, che è poca appunto. Quell'oggetto è lo scudo del ragno che abbiamo già di base dal bandito e si può ottenere con delle scale che si raggiungono facilmente in quella stanza. Ok. Ah, il nostro compagno si sta prendendo cura dell'incantatore e dei suoi ratti, ma preferirei farvelo vedere esatto, con più
più fisicità. E sono piuttosto silenzioso perché sto riflettendo se tenerlo con noi o meno. In realtà, per parlarvi di quanto bisogna stare attenti in queste aree, penso che lo esilieremo, ma lo ringrazieremo molto. Questi spettri positivi sono giocatori fantastici. Ah, vuoi usare tutte le scorciatoie possibili, eh? Vedete? La chiave delle fogne, che ci apre il passaggio al falò. Io invece non ho utilizzato lo shortcut, sono scivolato giù apposta. Lo esilieremo con questo cristallo. Perché ora tocca a noi esplorare da soli. Se fosse stato un personaggio meno ben equipaggiato e meno esperto, sarebbe stato un altro discorso. Queste terribili rane mostruose sono tra i mostri più odiati dall'intera community di Dark Souls, per quanto concerne le prime volte, diciamo, perché queste terribili creature possono maledire il personaggio e la maledizione uccide istantaneamente. Vedete quella polvere? Maledice. Uccide istantaneamente e da quel momento in poi, se non viene curata questa maledizione, avrete permanentemente gli HP dimezzati. No funny business. La totale incapacità di molti giocatori di schivare questa polvere a volte mi sconcerta. La maledizione in sé è curabile in pochi modi, attraverso una pietra purificante, un incantesimo e un personaggio di Petit Londo, Ingward, che è legato direttamente al destino di quell'uomo. Per capire invece la contorta perversione della maledizione, basti pensare alla descrizione della pietra purificante, che mi è rimasta impressa praticamente per shock. È una pietra color cenere e sembra aver incastonato su di essa un simbolo di teschio o cranio. Purtroppo non è così semplice. La pietra è un surrogato che viene maledetta al posto nostro e così ci libera da questo orrore. Questo significa che la pietra stessa era un tempo un essere umano o qualche altro essere vivente. E giusto per ridere, indovinate da dove viene questa pietra? Karim. Sono gente molto particolare, gli abitanti di Karim. Qui c'è l'anello dell'occhio malvagio, la cui descrizione è unica perché non se ne parla in altre descrizioni o NPC, non hanno dialoghi a riguardo, ma è interessante. Secondo la leggenda conterrebbe lo spirito dell'occhio malvagio, una bestia oscura che assaltò Astora. Chissà, forse in Dark Souls 2 ne vedremo qualcosa, visto che pare sarà ambientato al di fuori di Lordran, nel mondo degli uomini. La maledizione è uno status negativo appunto terrificante. E in queste fogne, in qualunque altro luogo si possa cadere in tale maleficio, è possibile notare questi corpi pietrificati, che sono, curiosamente, davvero dei giocatori che sono rimasti vittima di questo status. Una piccola chicca del multiplayer. Sono veri giocatori finiti male a causa di questa trappola. E qui accade qualcosa di interessante. Solo se si è in forma umana si viene invasi da questo NPC. Poverino, è spesso trollato perché un buon giocatore non lascia scampo, Kirk. Scusa, amico. Questa è una splendida citazione di Demon Souls. Oh, ci sei andato proprio sotto, è stata una tua scelta. Addio. Eccolo.
Il motivo per cui invade il giocatore è, molto semplicemente, la nostra umanità. In Dark Souls, a differenza di molti altri giochi, ogni NPC sembra avere un motivo personale molto forte per qualunque azione faccia. E Kirk fa parte di un patto, di una covenant che insegue l'umanità. Vedremo. E qui abbiamo l'inquietante portone chiuso della città infame. Ed un curioso personaggio, Dom Null, di Zina. Lui viene da Zina. Aye, Shemai, and good day to you. I'm Donald of Zena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. I'm afraid I don't see anything. Non ci dice nulla perché è un avido bastardo. Questo simpaticone, che, ma per un po' di ordine, compreremo la bottomless box, che ci permette di depositare gli oggetti. Questo simpaticone, più lo paghi, più ti parla del mondo e di quello che ti aspetta. Ma ci sono qui io, quindi. E a proposito, la missione del non morto, di cui parlava Petrus, è di andare nelle catacombe. La Milady, che era Rea, quella ragazza che è stata vista anche nell'introduzione, è un non morto. E la Via Bianca, a quanto pare, quando uno dei suoi membri viene segnato dal marchio maledetto, viene mandato a Lordran in una missione da non morto. Questa missione non ci è stata detta, e anche pagandolo avrebbe spifferato davvero poco il bastardo. Quindi, sul reale significato di quella missione e delle motivazioni della Via Bianca indagheremo noi. Ed ecco qua Solaire e Lautrec. Sarà l'ultima volta che vedremo Lautrec con noi, quindi godiamocelo il più possibile. Ah. Urrà! Bene. È curioso come la Via Bianca mandi i non morti in missione. Una missione che non ha niente a che fare con la leggenda o con il così fantomatico destino dei non morti. Chissà dove andrà a finire questa storia. Ma ora affronteremo una delle creature più splendide e affascinanti sia per concept che art design di tutto Dark Souls, creatura per la quale molti giocatori, all'osservarla in un'immagine o appunto in un concept art, si sono convinti ad avvicinarsi a Dark Souls per la prima volta. Il drago famelico. Questo è un vero drago, anche se purtroppo avete notato quanto è stato corrotto. Questo è un drago sopravvissuto all'era del fuoco, che è stato corrotto dalla fame ed è diventato un'enorme fauce, il quale unico desiderio è mangiare, purtroppo. Una creatura rovinata. Molto debole al fuoco questo boss. Noi non abbiamo utilizzato nessun oggetto. Ah, già. Stiamo cercando di tagliare la coda. Se riusciamo a spezzargliela, l'arma che otterremo dalla sua coda sarà comunque inutilizzabile per molto tempo, in quanto le armi dei boss spesso hanno caratteristiche di utilizzo molto alte e qualche potere speciale. Wow, via di qui. Ok. Ah, neanche troppo, ok. Ok, via.
Ah, questo è un boss chiaramente di livello superiore a noi. Wow, come potete notare dall'output di danno che ci ha fatto. Non si sta parlando ancora molto di lore, in quanto stiamo comunque pur sempre nel Borgo dei Non Morti, nei sotterranei. Questo è un boss facoltativo, ma siamo nel Borgo dei Non Morti e come dissi tempo fa, qui non c'è molto da dire. I nostri alleati stanno facendo ben poco per aiutarci in realtà. Ho intenzione di tagliargli quella maledetta coda. Utilizzeremo il miracolo guarisci. Come potete vedere può essere utile perché non consuma Estus. Lautrec ci dimostrerà presto l'eccentricità degli abitanti di Carim, così come lo ha già fatto Oswald, che era nella chiesa dei non morti sotto la campana del risveglio, con i suoi eccentrici poteri di assoluzione del peccato. È tuttavia certo che quel potere dipenda anche dal dio Velka. Ok. Nonostante il poco danno che facevamo alla coda, siamo riusciti a tagliargliela. E Lautrec ha resistito oltre Solaire? Questo sì che è strano, Solaire è molto duro. Il suo punto debole è la testa. Se avessimo l'arma infuocata gli avremmo fatto un danno veramente, veramente alto. Potremmo pensare di appesantirci un po'. Con un boss come questo la rotolata rapida, specialmente dopo che la coda è stata tagliata, non è più molto utile. Questo sarà forse l'ultimo boss che faremo senza alcun tipo di buff, perché nel prossimo episodio acquisteremo qualche interessante incantesimo da Grix, qualche piromanzia, wow, succhi gastrici, qualche piromanzia da Laurentius, e sono sorpreso di quanto resistente sia Lautrec. Complimenti amico, complimenti davvero. Attento. Ah, mi sono fatto prendere anch'io, cosa vergognosa, ma mi spiace per lui. Ok. Alla faccia tua. Abbiamo pure il tempo di castare miracoli. Non hai più la coda, cosa fai? Fammi vedere che sai fare, su. Venirmi in faccia e prenderti delle mazzate? Mi spiace, non funziona così. Questo boss, questa camminata può uccidere, ok? State attenti. È talmente possente, talmente mastodontico questo drago, che può uccidere anche solo spostandosi. Il suo peso può schiacciare un cavaliere. Mi sembra una cosa perfettamente plausibile. Vediamo se riusciamo a attivare il trigger del suo attacco. No, non questo. Hai tutto lo spazio per schiacciare il muso, su. Eccolo. Perfetto. 1, 2, 3. Basta. Wow. Ha girato, avete visto? Pericoloso. Chunk. Chunk. Via. Troppo vuole nulla stringe. Mi dispiace di vedere un drago. Mi dispiace molto di vedere questa creatura così corrotta. Eppure è uno degli esempi di design più belli che abbia visto negli ultimi anni. È anche uno dei più bei esempi di portare all'angolo che abbia visto ultimamente. Ok. Chunk. 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 Come potete vedere, non è necessario uccidere in fretta i boss in Dark Souls. Noi siamo stati piuttosto veloci ultimamente, ma vi ho portato qui senza buff, senza oggetti migliori, senza potenziamenti, proprio per mostrarvi che si tratta sempre di tattica, attenzione e pazienza nel caso il danno sia così infimo. Wow! Accidenti, questo è stato un bel attacco.
Ok, ci berremo un po' di Estus. Sempre per scaramanzia. Ah, sta diventando molto aggressivo perché si sente in pericolo. Ars. Veleno. Ma come? Così distante? Perché? Non posso attaccarti così. Ok. Approfittiamone. Non ha la coda. Chunk. Forse anche un attacco in salto possiamo permetterci. Perfetto. Ed ecco che il drago famelico, chiamato anche in originale Gaping Dragon, sta per spirare. Probabilmente gli facciamo un favore. E opla! E coda tagliata. Questa è l'ultima volta che Lautrec sarà dalla nostra parte. O forse... è mai stato dalla nostra parte Lautrec? Ci ha concesso un po' di aiuto in segno di qualche apparente riconoscenza? È molto probabile, sì. Ed eccoci qua. Mamma mia, la resistenza agli attacchi fisici di queste creature. Ah! Ok. Questa è la porta della città infame. Potremo esplorarla nel prossimo episodio, ma probabilmente vi mostrerò lo shortcut della chiave universale. Questo perché è una delle aree più lente da percorrere e non ha nulla di veramente interessante, senza contare che lo shortcut ci porta comunque nella città infame, ma in una situazione di ben più chiaro vantaggio nella sua esplorazione. Ha qualcosa di molto utile la città infame, la alta città infame, la Yaito, una delle katane più potenti del gioco, e Power Within, potere interiore, una piromanzia molto oscura, che prenderemo. Quindi, stay in touch. Ciao. Ok, quindi, già che ci siamo, apriamo la porta. Ecco la città infame. Uno dei luoghi più paurosi di Dark Souls. È l'unico che ha veramente qualche magagna tecnica perché il frame rate è troppo basso. Alla prossima!